Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono ancora qui, super carica e pronta a sviscerare ulteriormente la questione che ha scosso il mondo del gossip turco. E non solo, Neslihan Atagul e il presunto nuovo amore. Come promesso, oggi approfondiremo ogni angolazione di questa vicenda, analizzando le voci, le indiscrezioni e le possibili verità nascoste dietro questo turbine di pettegolezzi. Ma prima, un piccolo reminder: se siete appassionati di dramma turco, amate Neslihan e volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanellina. Non vi pentirete. Ok, ora che abbiamo sistemato le formalità, tuffiamoci a capofitto nel cuore del problema. Ricapitoliamo brevemente. Neslihan Atagul, attrice di fama internazionale, icona di bellezza e talento, è al centro di una tempesta mediatica a causa di alcune dichiarazioni ambigue rilasciate durante un'intervista e di conseguenti voci che la vorrebbero legata a un'altra persona, diversa dal marito Kadir Dulu. Una notizia che, se confermata, scuoterebbe dalle fondamenta il mondo dello spettacolo turco. Per capire meglio l'impatto di questa notizia, è fondamentale comprendere la statura di Neslihan Atagul. Non stiamo parlando di una semplice attrice, ma di un vero e proprio simbolo. La sua interpretazione in Kara Sevda, Endless Love, un dramma romantico che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, l'ha consacrata come una delle attrici più apprezzate e richieste. La sua capacità di trasmettere emozioni intense, la sua naturalezza davanti alla telecamera e la sua bellezza magnetica l'hanno resa un'icona di stile e un modello per molte giovani donne. Successivamente, con Sefirin KZ, The Ambassador's Daughter, nonostante la serie sia stata interrotta prima del previsto, Neslihan ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e il suo talento, affrontando un ruolo complesso e sfaccettato. Parallelamente alla sua carriera professionale, la vita privata di Neslihan, in particolare la sua relazione con Kadir Dulu, ha sempre suscitato grande interesse nel pubblico. Kadir, anche lui attore di successo, è considerato uno degli uomini più affascinanti della Turchia. La loro storia d'amore, iniziata sul set della serie Fatih Harbiye, è stata fin da subito un esempio di complicità e affetto. Matrimonio da favola, dichiarazioni d'amore appassionate sui social media, foto che trasudano felicità. Neslihan e Kadir sembravano la coppia perfetta. Per questo motivo, le voci di crisi e la possibilità di un nuovo amore per Neslihan hanno destabilizzato i fan, abituati a vedere in loro un punto di riferimento. Ma torniamo all'intervista incriminata. Cosa ha detto esattamente Neslihan per scatenare un simile putiferio? Come abbiamo accennato, la sua frase "la vita è piena di sorprese", no? A volte le cose cambiano, le persone evolvono. È stata interpretata come un'ammissione velata di una crisi con Kadir. Ma analizziamo più a fondo questa dichiarazione. In realtà, le parole di Neslihan sono piuttosto generiche e potrebbero essere interpretate in diversi modi. Potrebbe semplicemente riferirsi alle difficoltà che tutte le coppie affrontano nel corso del tempo, alle sfide della vita e alla necessità di adattarsi ai cambiamenti. Potrebbe essere un invito a non dare nulla per scontato e a vivere il presente. Tuttavia, nel contesto attuale, con le voci di crisi che circolano da tempo e con l'assenza di foto di coppia sui social media, la frase di Neslihan ha assunto un significato più specifico, alimentando le speculazioni su una possibile rottura con Kadir. Ed è proprio da qui che sono partite le indiscrezioni sul presunto nuovo amore. Ma chi è questo misterioso personaggio che avrebbe rubato il cuore di Neslihan? Qui entriamo nel regno delle ipotesi più fantasiose e contraddittorie. Alcuni siti di gossip sostengono che si tratti di un collega attore, conosciuto sul set di una nuova serie televisiva. Questa teoria si basa sul fatto che Neslihan è attualmente impegnata in un nuovo progetto e che potrebbe essersi avvicinata a un altro attore sul set. Tuttavia, non ci sono nomi, né prove concrete a sostegno di questa ipotesi. Si tratta solo di congetture basate su rumors di corridoio. Altri, invece, ipotizzano un flirt con un imprenditore di successo, un uomo d'affari lontano dal mondo dello spettacolo. Questa teoria si basa sulla presunta stanchezza di Neslihan nei confronti del mondo dello spettacolo e sulla sua voglia di una vita più tranquilla e riservata. Un uomo d'affari, in questo scenario, potrebbe rappresentare una figura stabile e protettiva, in grado di offrirle una vita più agiata e lontana dai riflettori. Anche in questo caso, però, non ci sono prove concrete a sostegno di questa ipotesi. E poi c'è una terza teoria, la più audace e controversa,
quella di una relazione segreta che Neslihan porterebbe avanti da tempo, forse addirittura da prima delle voci di crisi con Kadir. Questa teoria, ovviamente, è la più sensazionalistica e, come tale, la più difficile da verificare. Si basa su indiscrezioni anonime, su avvistamenti sospetti e su interpretazioni forzate di eventi passati. Ma qual è la verità? Qual è lo scenario più plausibile? Come sempre, è difficile dirlo con certezza. Il mondo del gossip è un labirinto di false notizie, mezze verità e pettegolezzi infondati. Molti giornalisti e blogger sono disposti a tutto pur di ottenere uno scoop, anche a inventare storie di sana pianta. Per questo motivo, è fondamentale prendere queste notizie con le pinze e non dare nulla per scontato. Nel caso di Neslihan Atagul, è importante ricordare che si tratta di una persona molto riservata, che ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata. È possibile che stia attraversando un momento difficile nella sua relazione con Kadir, ma questo non significa necessariamente che ci sia un'altra persona di mezzo. Potrebbe semplicemente trattarsi di una fase di cambiamento e di riflessione, come capita a tutte le coppie. Inoltre, è fondamentale rispettare la privacy di Neslihan e di Kadir. Non abbiamo il diritto di invadere la loro intimità e di giudicare le loro scelte personali. Se la loro relazione è davvero in crisi, spetta solo a loro decidere come affrontare la situazione. Noi, come fan, possiamo solo augurargli il meglio e sperare che trovino la felicità, qualunque sia la loro decisione. Ma, tornando alla notizia principale, cosa potremmo dedurre dalle loro azioni e dalle dichiarazioni, o non dichiarazioni, di Neslihan? Un'analisi più attenta dei loro profili social potrebbe fornire qualche indizio? Effettivamente, l'assenza di foto di coppia negli ultimi tempi è un dato di fatto. Ma questo potrebbe significare semplicemente che Neslihan e Kadir hanno deciso di vivere la loro relazione in modo più privato, lontano dagli occhi indiscreti dei social media. Oppure, potrebbe essere un segnale di una crisi in corso. Inoltre, alcune dichiarazioni rilasciate da Kadir in passato potrebbero essere rilette alla luce degli ultimi eventi. Ad esempio, in un'intervista di qualche tempo fa, Kadir aveva dichiarato di essere un uomo molto geloso e possessivo. Questa dichiarazione, a suo tempo considerata una semplice manifestazione d'amore, potrebbe ora essere interpretata come un sintomo di insicurezza e di difficoltà nel gestire la libertà di Neslihan. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta solo di speculazioni. Non abbiamo prove concrete di una crisi tra Neslihan e Kadir, né di un nuovo amore per Neslihan. Al momento, siamo nel campo delle ipotesi e delle congetture. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a seguire la vicenda con curiosità, ma anche con rispetto e cautela. Dobbiamo evitare di cadere nella trappola del sensazionalismo e del voyeurismo e dobbiamo ricordare che dietro le luci della ribalta ci sono persone reali, con sentimenti e fragilità. E voi cosa ne pensate? Credete che ci sia qualcosa di vero in queste voci? Oppure pensate che si tratti solo di pettegolezzi infondati? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche informazione utile. Ricordatevi che il mondo del gossip è spesso inaffidabile, quindi è importante non credere a tutto ciò che si legge. Cercate sempre di verificare le fonti e di farvi un'opinione personale. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Spero di rivedervi presto sul mio canale. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuna notifica. E non dimenticate di lasciare un commento qui sotto con la vostra opinione sull'argomento. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao!